Lezione 1. Apprezzare il cibo delizioso. Sembra delizioso. Buon appetito. Grazie, John. Non vedo l'ora di approfondire. L'aroma fa venire l'acquolina in bocca. Sembra incredibile. Hai provato nuove ricette o piatti? Sì, ho sperimentato una nuova ricetta di pasta. Ho aggiunto erbe fresche e una salsa cremosa. Sembra delizioso. Adoro provare nuovi sapori ed esplorare diverse creazioni culinarie. È sempre emozionante sperimentare in cucina e scoprire nuovi gusti. Mi piace il processo di cottura. La cucina può essere un ottimo sfogo creativo. Ti permette di esprimere le tue abilità e preferenze culinarie. Assolutamente. Provo gioia nel preparare i pasti e nel vedere la soddisfazione sui volti delle persone quando assaggiano i miei piatti. Hai talento per la cucina, Anna. I tuoi piatti hanno sempre un aspetto e un sapore incredibili. Grazie, John. Apprezzo le tue gentili parole. Mi motiva a continuare a esplorare e migliorare le mie capacità. È ben meritato. La tua passione per la cucina traspare in ogni piatto che crei. Significa molto per me, John. Sono felice che la mia passione si traduca in piacevoli esperienze culinarie. Parlando di esperienze culinarie, hai provato qualche nuovo ristorante ultimamente? Sì, di recente ho visitato un ristorante thailandese di recente apertura. I sapori erano audaci e la presentazione era impressionante. Sembra fantastico. Mi piace provare diverse cucine e provare i sapori unici che offrono. L'esplorazione di diverse cucine allarga il palato e ti introduce in un mondo di sapori diversi. Assolutamente. È come intraprendere un'avventura culinaria senza lasciare la città. Non potrei essere più d'accordo, John. Il cibo è un modo per connettere persone e culture. Lo fa davvero. È affascinante come il cibo possa unire le persone e creare esperienze memorabili. In effetti, i pasti condivisi creano legami e momenti che amiamo per tutta la vita. Bene, Anna, buon appetito. Sono sicuro che sarà un'esperienza deliziosa. Grazie, John. Apprezzo i tuoi gentili auguri. Buon appetito. Benvenuta, Anna. Goditi ogni boccone. È stato un piacere parlare di cibo con te. Allo stesso modo, John. Il cibo rende sempre piacevole la conversazione. Ti auguro una splendida giornata. Grazie Anna. Anche tu. Abbi cura di te e assapora ogni delizia culinaria che ti capita. Lezione 2. Consigli per le vacanze nel fine settimana. Ottimo. Posso suggerire il Parkview Hotel. Soddisfa tutti i tuoi criteri e ha ottime recensioni. Sembra promettente. Quali servizi offre l'hotel? L'hotel dispone di un centro fitness, un centro benessere per il relax e un ristorante con un menù vario. Questo è perfetto.
Mi piace rimanere attivo anche durante le vacanze e avere un centro fitness è un vantaggio. Assolutamente. È fantastico avere la possibilità di mantenere la nostra routine di esercizi mentre siamo lontani da casa. E una spa sarebbe un modo meraviglioso per rilassarsi e coccolarsi durante il fine settimana. Sono d'accordo. Un po' di cura di sé fa molto per ringiovanire il nostro corpo e la nostra mente. Che mi dici della location? È vicino a qualche attrazione o scenario naturale? Sì, l'hotel è situato vicino a un bellissimo parco con sentieri e viste panoramiche. Questo è fantastico. Esplorare il parco e godersi la natura sarebbe un ottimo modo per trascorrere il nostro tempo. Pensavo che l'avresti apprezzato. So quanto ti piace stare in mezzo alla natura. Sicuramente. Stare nella natura ha un effetto calmante e mi aiuta a ricaricare le mie energie. Inoltre, l'hotel si trova a breve distanza da un'affascinante città con negozi e caffetterie. Sembra adorabile. Sarebbe bello esplorare la città e provare la cucina locale. Ho pensato che potesse piacerti. La città ha un'atmosfera vivace con molte opzioni da scoprire. Apprezzo il tuo consiglio, John. Sembra che il Parkview Hotel abbia tutto quello che stiamo cercando. Sono contenta che ti piaccia. Penso che sarebbe la scelta perfetta per il nostro weekend. Allora andiamo avanti e prenotiamo. Sono entusiasta del nostro prossimo viaggio. Anch'io, Anna. Non vedo l'ora di creare ricordi meravigliosi insieme al Parkview Hotel. Grazie per aver suggerito un'ottima opzione, John. Ti ringrazio per la tua premura. È un piacere, Anna. Mi sforzo sempre di rendere le nostre esperienze piacevoli e memorabili. Lezione 3. Il lavoro e l'arte del montaggio. Di solito, un lavoro utile porta un senso di appagamento. Che ne dici del montaggio? L'editing svolge un ruolo cruciale nel perfezionamento di varie forme di contenuto. Questo è vero. Aiuta a garantire chiarezza, coerenza e precisione nei materiali scritti. Assolutamente. La modifica migliora la leggibilità e migliora la qualità complessiva del contenuto. Quali sono alcune competenze chiave che rendono un buon editor? L'attenzione ai dettagli è essenziale per individuare errori e incongruenze. Forti capacità comunicative sono fondamentali anche per collaborare con gli scrittori. Posso vedere come queste competenze sarebbero preziose nel processo di montaggio. Che dire della capacità di fornire un feedback costruttivo? Fornire un feedback costruttivo è davvero importante. Aiuta gli scrittori a migliorare il proprio lavoro e a crescere come professionisti. Immagino che avere una mentalità aperta e adattabile sia utile anche per un editor. Assolutamente. Gli editori devono adattarsi a diversi stili e generi di scrittura mantenendo il messaggio previsto. Come si può migliorare le proprie capacità di montaggio? Una lettura approfondita può migliorare la competenza linguistica, la grammatica e la consapevolezza dello stile. Inoltre, espone gli editor a vari stili di scrittura.
Anche fare pratica con gli esercizi di editing e chiedere feedback a redattori esperti può essere utile, giusto? Sì, impegnarsi in esercizi di modifica e ricevere feedback può aiutare ad affinare le capacità di modifica e fornire informazioni preziose. Ci sono sfide comuni che i redattori devono affrontare? Sì, la gestione del tempo può essere una sfida nel rispetto delle scadenze. Anche mantenere l'obiettività mentre si modifica il proprio lavoro può essere difficile. Sembra che il montaggio richieda una combinazione di competenze tecniche e un occhio attento ai dettagli. In effetti, un buon redattore deve possedere sia competenze tecniche che un occhio perspicace per identificare le aree che richiedono miglioramenti. Come trovi l'equilibrio tra preservare la voce dello scrittore e apportare le modifiche necessarie? È importante rispettare la voce dello scrittore garantendo al contempo chiarezza e coerenza. La collaborazione e una comunicazione chiara aiutano a trovare questo equilibrio. Posso vedere come la collaborazione sia fondamentale nel processo di modifica. È uno sforzo collaborativo tra lo scrittore e l'editor. Assolutamente. La collaborazione favorisce un rapporto di lavoro positivo e si traduce in un prodotto finale raffinato. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, Anna. L'editing è un insieme di competenze affascinante e prezioso. Benvenuto, John. Sono lieto che tu abbia trovato la discussione interessante. L'editing occupa davvero un posto cruciale nel mondo della creazione di contenuti. Apprezzo la tua esperienza, Anna. È stato un piacere parlare dell'arte del montaggio con te. Allo stesso modo, John. Se hai bisogno di assistenza per la modifica o hai ulteriori domande, non esitare a contattarci. Ti auguro una giornata produttiva. Grazie Anna. Lo terrò a mente. Ti auguro anche una giornata produttiva. Abbi cura di te. Lezione 4. Protezione delle informazioni personali. Sì, riguarda il modo in cui le nostre informazioni personali possono essere a rischio. Assolutamente, John. Nell'era digitale odierna, proteggere i nostri dati personali è della massima importanza. Quali sono alcuni rischi comuni per le nostre informazioni personali? Gli attacchi informatici, le violazioni dei dati e il furto di identità sono alcuni dei principali rischi che affrontiamo. È allarmante la facilità con cui le nostre informazioni possono essere compromesse. Quali misure possiamo adottare per proteggerci? Usare password sicure e uniche e abilitare l'autenticazione a 2 fattori è un buon inizio. L'aggiornamento regolare dei nostri dispositivi e software può anche aiutare a proteggerci dalle vulnerabilità, giusto? Sì, mantenere aggiornati i nostri dispositivi e software garantisce la disponibilità delle patch di sicurezza più recenti. Che ne dite di essere cauti nella condivisione di informazioni personali online? Essere consapevoli di ciò che condividiamo sulle piattaforme di social media ed evitare siti web sospetti può ridurre al minimo i rischi. È importante essere consapevoli anche dei tentativi di phishing, giusto? Assolutamente. Essere vigili sulle email e sui messaggi di phishing aiuta a prevenire di cadere vittima di truffe. Esistono impostazioni o strumenti sulla privacy che possiamo utilizzare per proteggere le nostre informazioni personali? Sì,
Molte piattaforme online offrono impostazioni sulla privacy che ci consentono di controllare chi può accedere alle nostre informazioni. La crittografia dei nostri dati e l'utilizzo di reti private virtuali, VPN, possono aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, giusto? Esatto, John. La crittografia e le VPN aiutano a proteggere i nostri dati durante la navigazione in Internet o l'utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. C'è qualcos'altro che dovremmo tenere a mente per proteggere le nostre informazioni personali? Il monitoraggio regolare dei nostri rendiconti finanziari e dei rapporti di credito può aiutare a rilevare qualsiasi attività sospetta. È fondamentale rimanere informati e istruiti sulle ultime pratiche di sicurezza e sulle potenziali minacce, vero? Assolutamente. Essere proattivi e rimanere aggiornati sulle misure di sicurezza è essenziale per salvaguardare le nostre informazioni personali. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli, Anna. È importante che tutti diano priorità alla sicurezza dei propri dati. Benvenuto, John. Sono lieto che tu abbia trovato utile la discussione. La sicurezza dei dati è un aspetto fondamentale della nostra vita digitale. Anzi, Anna. Facciamo la nostra parte per proteggere le nostre informazioni personali e incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Assolutamente, John. Insieme, possiamo creare un ambiente online più sicuro. Stai al sicuro e abbi cura di te. Grazie Anna. Anche tu. Stai al sicuro e ti auguro una splendida giornata. Fino alla prossima volta. Lezione 5. Il suono rilassante della pioggia. Mi piace il rumore della pioggia. È rilassante, soprattutto di notte. Sono d'accordo, John. C'è qualcosa di rilassante nel dolce rumore delle gocce di pioggia. Crea un'atmosfera tranquilla, vero? È perfetto per distendersi e rilassarsi. Assolutamente. Il suono ritmico della pioggia può aiutarci a trovare la tranquillità e a rilassare la mente. Trovo particolarmente confortante ascoltare la pioggia mentre sono rannicchiato con un buon libro. È una combinazione perfetta. La pioggia crea un'atmosfera accogliente per leggere e immergersi in una storia. Trovo anche rinfrescante addormentarsi al suono della pioggia. Mi fa addormentare profondamente. Mi sento allo stesso modo. La pioggia agisce come un naturale ausilio per il sonno, fornendo un rilassante rumore di fondo. Hai mai ascoltato i suoni della pioggia o usato app a tema pioggia per rilassarti? Sì, ce l'ho. I suoni della pioggia o le app che simulano la pioggia possono essere un ottimo modo per rilassarsi e creare un ambiente rilassante. È affascinante come il rumore della pioggia possa avere un effetto così positivo sul nostro benessere. La natura ha un modo per nutrirci e il suono della pioggia è uno dei suoi tanti doni. Assolutamente. È un piacere semplice che porta un senso di pace e serenità. E la parte migliore è che è accessibile a tutti. La sinfonia della natura è gratuita per noi. La pioggia ha anche un modo per purificare l'ambiente circostante e rinfrescare l'aria. Questo è vero. La pioggia purifica la natura e, a sua volta, porta un senso di rinnovamento ai nostri sensi. È meraviglioso come qualcosa di naturale come la pioggia possa sollevare il nostro spirito e offrire momenti di tranquillità.
La natura ci ricorda di rallentare, apprezzare il presente e trovare la bellezza nelle cose più semplici. Ben detto, Anna. Facciamo tesoro di quei momenti di pioggia e lasciamo che le loro melodie rilassanti ci portino gioia. Assolutamente, John. Che il rumore della pioggia continui a portarci pace e serenità. Vi auguro una splendida giornata. Grazie Anna. Anche tu. Goditi il rilassante suono della pioggia ogni volta che puoi. Fino alla prossima volta. Lezione 6. Chiedere scusa per l'inconveniente. Funziona correttamente? Mi scuso per l'inconveniente. Lo ripareremo subito. Grazie per aver risolto il problema, John. Apprezziamo la tua pronta attenzione. Ci impegniamo a fornire un'esperienza senza interruzioni e mi scuso per eventuali interruzioni causate. È comprensibile che possano sorgere difficoltà tecniche. Apprezziamo il tuo impegno per risolverli. Il nostro team si impegna a garantire che tutto funzioni senza intoppi e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. Il tuo impegno nell'affrontare tempestivamente il problema è encomiabile. Comprendiamo che possono sorgere delle sfide. Apprezziamo la tua pazienza e comprensione mentre lavoriamo per correggere la situazione. Apprezziamo la trasparenza e le misure adottate per risolvere il problema. Grazie per averci tenuto aggiornati. La soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità e ci scusiamo per l'eventuale frustrazione causata. Il tuo riconoscimento e le tue scuse contribuiscono notevolmente a mantenere un rapporto positivo con i clienti. Ci impegniamo a fornire un servizio di alto livello e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. La tua dedizione alla risoluzione del problema infonde fiducia nei tuoi clienti. Apprezziamo i tuoi sforzi. Ci scusiamo ancora una volta e ti assicuriamo che faremo tutto il possibile per prevenire tali problemi in futuro. Grazie per le scuse e l'impegno a prevenire inconvenienti futuri. Apprezziamo la tua attenzione ai dettagli. Comprendiamo l'importanza di un'esperienza senza interruzioni e ci scusiamo per l'incapacità. La tua disponibilità ad assumerti la responsabilità e a scusarti si riflette positivamente sulla tua azienda. Apprezziamo la tua sincerità. Grazie per la comprensione e l'accettazione delle nostre scuse. Apprezziamo il tuo feedback e il tuo supporto. Apprezziamo il tuo impegno nella risoluzione del problema e la tua dedizione alla soddisfazione del cliente. Grazie per le tue scuse. Ci scusiamo ancora una volta e vi assicuriamo che stiamo lavorando diligentemente per correggere la situazione. Lezione 7. Migliorare l'esperienza di acquisto. Assolutamente. Migliorerà la nostra esperienza di acquisto. Sono d'accordo, John. Migliorare l'esperienza di acquisto è essenziale per la soddisfazione del cliente. Quali sono alcuni modi in cui possiamo migliorare l'esperienza di acquisto? Fornire un sito web o un'app intuitivi con una navigazione intuitiva è un buon punto di partenza. Assolutamente. Le piattaforme facili da usare consentono ai clienti di navigare e trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno. Offrire consigli personalizzati in base alle preferenze dei clienti può anche migliorare il loro percorso di acquisto.
Questo è vero. Adattare i suggerimenti ai loro interessi può rendere l'esperienza più personalizzata e piacevole. Descrizioni chiare e dettagliate dei prodotti, insieme a immagini di alta qualità, possono aiutare i clienti a prendere decisioni informate. Fornire informazioni complete dà ai clienti fiducia nei loro acquisti. Un altro aspetto è l'assistenza clienti efficiente. Rispondere tempestivamente a domande e dubbi può migliorare l'esperienza complessiva. Un eccellente servizio clienti è fondamentale. Crea fiducia e favorisce relazioni a lungo termine con i clienti. Anche la semplificazione della procedura di pagamento e l'offerta di più opzioni di pagamento possono semplificare l'esperienza. Assolutamente. Una procedura di pagamento fluida riduce l'attrito e rende l'acquisto conveniente per i clienti. Inoltre, offrire spedizioni rapide e affidabili può aumentare ulteriormente la soddisfazione dei clienti. La consegna rapida e affidabile è un fattore chiave che contribuisce a un'esperienza di acquisto positiva. L'implementazione di una politica di restituzione senza problemi può anche offrire ai clienti la massima tranquillità quando effettuano un acquisto. Questo è importante. Una politica di restituzione flessibile dimostra che l'azienda apprezza la soddisfazione del cliente. La raccolta di feedback e l'ascolto attivo dei suggerimenti dei clienti possono aiutare a identificare le aree di miglioramento. Il feedback dei clienti è prezioso per apportare le modifiche necessarie per migliorare l'esperienza di acquisto. Infine, rimanere aggiornati con le ultime tendenze e tecnologie nell'e-commerce può mantenere l'esperienza di acquisto fresca e innovativa. L'adattamento al panorama in evoluzione garantisce che i clienti abbiano accesso a opzioni di acquisto moderne e convenienti. Implementando queste strategie, possiamo creare un'esperienza di acquisto più piacevole e soddisfacente. Assolutamente, Anna. Diamo priorità alle esigenze dei clienti e cerchiamo continuamente di migliorare il loro percorso di acquisto. D'accordo, John. Migliore sarà l'esperienza, più felici saranno i nostri clienti. Ti auguriamo un'esperienza di acquisto di successo. Complimenti, Anna. Lavoriamo insieme per creare un'esperienza di acquisto eccezionale. Fino alla prossima volta. Lezione 8. Analisi del valore di mercato. Anna, ho fatto delle ricerche e credo che il valore di mercato si aggiri intorno al dollaro X. Cosa ne pensi? Interessante, John. È importante analizzare il valore di mercato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Quali fattori hai considerato? Ho esaminato i dati recenti sulle vendite, le tendenze storiche e l'attuale clima economico, Anna. Questi fattori mi hanno aiutato a stimare il valore di mercato. Sembra un approccio completo, John. Hai preso in considerazione anche eventuali fattori specifici che potrebbero influenzare il valore? Sì, Anna. Ho considerato fattori come l'ubicazione, la domanda, la concorrenza e le condizioni dell'articolo o della proprietà. Questi fattori possono effettivamente avere un impatto significativo sul valore di mercato, John. È fondamentale valutarli a fondo. Assolutamente, Anna. Analizzando questi fattori, ho acquisito una migliore comprensione del potenziale valore di mercato.
Hai consultato esperti o professionisti del settore per convalidare la tua ricerca, John? Sì, Anna. Ho chiesto consiglio ad agenti immobiliari e analisti finanziari specializzati nella valutazione di mercato. Le loro intuizioni sono state preziose. È fantastico che tu abbia contattato degli esperti, John. La loro esperienza può fornire ulteriore credibilità alla tua analisi. Sono d'accordo, Anna. È importante raccogliere diverse prospettive e competenze per formulare giudizi ben informati. Ora che hai un valore di mercato stimato, quali sono i tuoi prossimi passi, John? Il mio prossimo passo sarebbe confrontare il valore stimato con inserzioni simili o vendite recenti per convalidare la mia ricerca, Anna. È un approccio saggio, John. Il confronto con offerte o vendite simili può darti un'immagine più chiara del mercato. Una volta convalidato il valore, posso prendere decisioni informate in merito all'acquisto, alla vendita o all'investimento, Anna. Questa è la strada da percorrere, John. Basando le tue decisioni su ricerche e analisi approfondite, puoi mitigare i rischi potenziali. Precisamente, Anna. Prendere decisioni finanziarie basate su una solida analisi del valore di mercato è fondamentale per il successo. Sono lieto che tu abbia dedicato del tempo a condurre ricerche approfondite, John. Dimostra il tuo impegno a fare scelte informate. Grazie, Anna. Credo che la comprensione del valore di mercato consenta alle persone di prendere decisioni finanziarie migliori. Assolutamente, John. È un'abilità preziosa da possedere in vari aspetti della vita, che si tratti di immobili, investimenti o anche beni personali. Non potrei essere più d'accordo, Anna. L'analisi del valore di mercato è uno strumento fondamentale per formulare giudizi finanziari validi. Sono contento che abbiamo avuto questa discussione, John. Rafforza l'importanza della ricerca e dell'analisi per quanto riguarda il valore di mercato. Anzi, Anna. È una lezione che porterò con me e applicherò nei miei futuri sforzi finanziari. Sono sicuro che la tua diligente ricerca e analisi porterà a decisioni informate e di successo, John. Grazie, Anna. Il tuo sostegno e il tuo incoraggiamento significano molto. Si tratta di fare scelte sagge basate sull'analisi del valore di mercato. Lezione 9. Verifica dei prezzi dei biglietti per il teatro. Anna, ho sentito parlare di una nuova commedia che sta arrivando in città. Sembra interessante. Andiamo a vederlo? Sembra una buona idea, John. Guardare uno spettacolo può essere un ottimo modo per godersi una serata. Controlliamo il sito web del teatro per i prezzi dei biglietti. Lo farò, Anna. È importante conoscere i prezzi in anticipo in modo da poter pianificare il nostro budget di conseguenza. Assolutamente, John. Controllando in anticipo i prezzi dei biglietti, possiamo assicurarci che rientri nel nostro budget. Ora sono sul sito del teatro, Anna. Vediamo se hanno i prezzi dei biglietti indicati. Prenditi il tuo tempo, John. Scopriamo quanto costano i biglietti per lo spettacolo. Ho trovato la sezione dedicata ai biglietti sul loro sito web, Anna. Sembra che abbiano diverse categorie di prezzo in base alla posizione dei posti a sedere. È normale, John.
Le diverse sezioni di posti a sedere hanno spesso prezzi diversi a seconda della vista e della vicinanza al palco. Sembra che i prezzi vadano da $X per i posti sul balcone a $Y per i sedili premium per orchestra, Anna. Buono a sapersi, John. Possiamo considerare le nostre preferenze e il budget nella scelta della categoria di posti a sedere. Hanno anche sconti disponibili per studenti e anziani, Anna. Dovremmo verificare se siamo idonei per qualcuno di questi. Vale la pena esplorarlo, John. Gli sconti possono aiutarci a risparmiare mentre ci godiamo il gioco. Verificherò i requisiti specifici per gli sconti per studenti e anziani, Anna. Potrebbe richiedere un documento di identità valido o una prova dell'età. Sono informazioni importanti, John. Dobbiamo assicurarci di soddisfare i requisiti per usufruire di eventuali sconti disponibili. Ho trovato i dettagli, Anna. Ho l'impressione che entrambi abbiamo diritto allo sconto per studenti. Possiamo risparmiare sui biglietti. Ottima notizia, John. È sempre bello approfittare degli sconti e ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo. Ora che conosciamo i prezzi dei biglietti e gli sconti disponibili, possiamo decidere la categoria di posti ed effettuare l'acquisto. Davvero, John. Nella scelta dei posti possiamo considerare le nostre preferenze, il budget e l'esperienza complessiva che desideriamo. Vado avanti a prenotare i biglietti, Anna. Possiamo scegliere la data, la categoria di posti e completare il pagamento online. Suona bene, John. Assicuriamoci posti per lo spettacolo e aspettiamo una piacevole serata. I biglietti sono prenotati, Anna. Siamo pronti per lo spettacolo. Sono emozionato. Meraviglioso, John. Non vedo l'ora di guardare lo spettacolo con te. Sarà un'esperienza fantastica. Grazie per averlo suggerito, Anna. Sarà una serata memorabile e sono felice che ci andiamo insieme. Benvenuto, John. Sono lieto che condivideremo questa esperienza. Auguro un momento incredibile a teatro. Complimenti, Anna. Prepariamoci per una serata piena di risate, emozioni e grandi esibizioni. Lezione 10. Esplorazione dei negozi di scarpe. Beh, ci sono alcuni famosi negozi di scarpe nelle vicinanze. Possiamo dare un'occhiata a quelli. Sembra un buon piano, John. Visitare diversi negozi ci darà più opzioni tra cui scegliere. Esattamente, Anna. Possiamo confrontare prezzi, stili e trovare il paio di scarpe perfetto che soddisfi le nostre esigenze. Quali negozi hai in mente, John? Qualche in particolare di cui hai sentito parlare bene? Ho sentito ottime recensioni su Footsteps e Solemè, Anna. Sembra che abbiano un'ampia selezione di scarpe. Quei negozi sembrano promettenti, John. Cominciamo con Footsteps, e poi passiamo a Solemè. Sembra un piano, Anna. Possiamo anche chiedere agli addetti al negozio i loro consigli e le eventuali vendite in corso. È una buona idea, John. Gli addetti al negozio possono fornire informazioni preziose e aiutarci a prendere decisioni informate. Sono d'accordo, Anna. Diamo priorità al comfort e alla qualità tenendo presente il nostro stile preferito.
Assolutamente, John. Comfort e qualità sono fattori essenziali da considerare quando si acquistano scarpe. Dovremmo anche provare diverse taglie per assicurarci che le scarpe calzino bene, Anna. Le scarpe comode sono un must. Sicuramente, John. Provare diverse taglie ci aiuterà a trovare la misura perfetta ed evitare qualsiasi disagio in seguito. È anche una buona idea mettersi nei panni per vedere come si sentono, Anna. Dovremmo testarli correttamente. Sono d'accordo, John. Camminare con i loro panni ci permetterà di capire meglio il loro comfort e il loro sostegno. Possiamo anche verificare se i negozi hanno politiche di restituzione o cambio, Anna. Nel caso cambiassimo idea. È un consiglio saggio, John. Conoscere le politiche di restituzione o cambio ci darà tranquillità. Assicuriamoci di tenere a mente anche il nostro budget, Anna. È importante trovare scarpe all'interno della nostra fascia di prezzo. Assolutamente, John. Dovremmo fissare un budget e rispettarlo mentre esploriamo i negozi di scarpe. Sono entusiasta di provare diverse scarpe e trovare il paio perfetto, Anna. È sempre divertente acquistare nuove calzature. Mi sento allo stesso modo, John. Provare scarpe diverse e trovare quelle che si adattano perfettamente è un'esperienza soddisfacente. Partiamo ora e iniziamo la nostra avventura nello shopping di scarpe, Anna. Ho la sensazione che troveremo delle ottime opzioni. Sono pronto, John. Andiamo a esplorare i negozi di scarpe e godiamoci il processo di ricerca del nostro paio di scarpe ideale. Lezione 11. Abitudini sane ed esercizio fisico. Esercizio fisico regolare e mangiare sano, fa la differenza. Ho sentito che fare esercizio al mattino è utile. È bello sentirlo, John. Fare esercizio al mattino può dare il via alla giornata e aumentare i livelli di energia. Esattamente, Anna. Dà un tono positivo per il resto della giornata e mi aiuta a rimanere concentrato. Sono felice che tu abbia trovato una routine adatta a te, John. Quali esercizi hai fatto? Sto facendo un mix di cardio e allenamento della forza, Anna. Mi mantiene motivato e migliora la mia forma fisica generale. Sembra un approccio a tutto tondo, John. L'allenamento cardio e quello della forza si completano a vicenda per risultati ottimali. Sicuramente, Anna. Il cardio aiuta a migliorare la mia resistenza, mentre l'allenamento della forza costruisce i muscoli e aumenta la forza. È bello avere una routine di allenamento equilibrata, John. E che ne dici di mangiare sano? E come sta andando? Mangiare sano è stato un punto di svolta, Anna. Ho notato un aumento dei livelli di energia e una migliore digestione. È fantastico, John. Quando nutriamo il nostro corpo con cibi sani, ne raccogliamo i benefici. Assolutamente, Anna. Alimentare il nostro corpo con alimenti nutrienti favorisce il benessere generale e ci aiuta a ottenere prestazioni migliori. Hai notato cambiamenti specifici nel tuo corpo o nel tuo umore da quando hai adottato queste abitudini salutari? Ho notato un aumento del tono muscolare e un miglioramento dell'umore, Anna.
È incredibile come le nostre scelte di vita possano influire su di noi. I nostri corpi sono resistenti, John. Quando ci prendiamo cura di loro, rispondono positivamente. Non potrei essere più d'accordo, Anna. È importante dare priorità alla cura di sé e fare scelte salutari ogni giorno. È stimolante vedere la tua dedizione, John. Il tuo impegno per uno stile di vita sano è un ottimo esempio. Grazie Anna. Credo che azioni piccole e coerenti portino a cambiamenti significativi a lungo termine. Assolutamente, John. La coerenza è fondamentale quando si tratta di mantenere uno stile di vita sano. Ti incoraggio a unirti a me, Anna. Insieme, possiamo motivarci a vicenda per rimanere sulla buona strada. Apprezzo l'invito, John. Sosteniamoci a vicenda nel nostro viaggio verso una salute migliore. Sembra un piano, Anna. Ci riterremo responsabili l'un l'altro e celebreremo i nostri progressi lungo la strada. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con te, John. Alla nostra crescita e al nostro benessere continui. Complimenti, Anna. Diamo priorità alla nostra salute e ispiriamo gli altri a fare lo stesso. Lezione 12. Creare una lista della spesa. Sarebbe utile. Contrassegnerò gli oggetti di cui ho bisogno a casa. Buona idea, John. Avere una lista della spesa ci permette di non dimenticare nulla e di risparmiare tempo in negozio. Sicuramente, Anna. Mi mantiene organizzato e previene gli acquisti impulsivi. Quali articoli hai intenzione di aggiungere alla tua lista della spesa, John? Devo rifornirmi di frutta, verdura e alcuni alimenti di base come riso e pasta. Aggiungere prodotti freschi ed elementi essenziali per la dispensa è una mossa intelligente, John. Farò lo stesso. È importante avere una varietà di opzioni nutrienti a casa, Anna. Cos'altro ti serve? Sto finendo il latte, le uova e lo yogurt. Li aggiungerò alla mia lista. Ottime scelte, Anna. I latticini forniscono nutrienti essenziali e sono versatili. Aggiungerò anche pollo e pesce alla mia lista per le opzioni proteiche. Le proteine sono fondamentali per la riparazione muscolare e la salute generale, Anna. Ottima scelta. Mi assicurerò di controllare se ho bisogno anche di prodotti per la pulizia o articoli da toeletta. È un buon promemoria, Anna. È facile trascurare questi elementi, ma sono essenziali. Sono d'accordo, John. È meglio averli in lista piuttosto che rendersi conto che li abbiamo finiti più tardi. Ci sono marchi o preferenze specifiche che hai per determinati articoli, Anna? Non particolarmente, John. Sono disponibile a provare diversi marchi in base alla disponibilità e alla qualità. Lo stesso, Anna. La flessibilità ci consente di scoprire nuovi prodotti e trovare ciò che funziona meglio per noi. È anche una buona idea verificare eventuali vendite o sconti in corso prima di recarsi in negozio. Punto eccellente, Anna. Risparmiare quando possibile è sempre un vantaggio. Prenderò nota per confrontare i prezzi e cercare eventuali promozioni, John.
È un approccio intelligente, Anna. Ci aiuta a prendere decisioni informate e a risparmiare denaro. Una volta pronte le nostre liste della spesa, possiamo andare insieme al negozio, se vuoi, John. Lo apprezzerei, Anna. Fare acquisti insieme è sempre più piacevole ed efficiente. Sembra un piano, John. Facciamo le nostre liste della spesa e prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. D'accordo, Anna. Organizzandoci, avremo un viaggio di shopping produttivo e di successo. Non vedo l'ora, John. Assicuriamoci di avere tutti gli oggetti di cui abbiamo bisogno. Assolutamente, Anna. Con le nostre liste della spesa in mano, conquisteremo il negozio e controlleremo tutto. Diamo inizio a un giro di shopping ben pianificato e a una dispensa ben fornita, John. Facciamo in modo che accada. Complimenti, Anna. Andiamo a conquistare il negozio. Lezione 13. Progetti creativi. Ispirazioni, sì. Ho alcune idee in mente. Che ne dici di collaborare a un progetto creativo? Sembra eccitante, John. Sono sempre pronto a esplorare nuove attività creative. Quali idee hai? Stavo pensando di iniziare un progetto fotografico per catturare la bellezza della natura nella nostra zona. È un'idea meravigliosa, John. La fotografia naturalistica può essere così affascinante e stimolante. Credo che ci permetterebbe di apprezzare la bellezza che ci circonda e migliorare le nostre capacità fotografiche. Conta su di me, John. Ho sempre voluto migliorare le mie capacità fotografiche ed esplorare di più la natura. Fantastico. Possiamo pianificare gite in diversi parchi, foreste e giardini per immortalare paesaggi diversi. Possiamo anche sperimentare diverse tecniche come la macrofotografia o gli scatti a lunga esposizione. Esatto, Anna. Provare varie tecniche ci aiuterà a crescere come fotografi e a far emergere la nostra creatività. Inoltre, possiamo creare una galleria online congiunta per mostrare i nostri scatti migliori e condividerli con altri. È un'ottima idea. Sarebbe una piattaforma per ispirare e connettersi con altri appassionati di fotografia. Potremmo anche scrivere brevi didascalie o storie per accompagnare le nostre fotografie, aggiungendo un altro livello di creatività. Adoro l'idea, Anna. La combinazione di immagini e narrazione può rendere il nostro progetto ancora più incisivo. Parlando di narrazione, un altro progetto creativo che potremmo esplorare è scrivere racconti o poesie. Mi fa piacere che tu me l'abbia detto, Anna. La scrittura ci permette di esprimere i nostri pensieri e la nostra immaginazione in un modo unico. Possiamo scrivere a turno suggerimenti l'uno per l'altro e vedere dove ci porta la nostra creatività. Sembra un esercizio divertente e impegnativo, Anna. Ci spingerà a pensare fuori dagli schemi. Possiamo anche raccogliere i nostri lavori migliori in una piccola antologia, o condividerli su un blog o sui social media. È un'ottima idea. Sarebbe un modo per ispirare gli altri e ricevere feedback sulla nostra scrittura. Assolutamente, John. Il feedback è prezioso per la crescita e il miglioramento di qualsiasi attività creativa.
Oltre alla fotografia e alla scrittura, ci sono altri progetti creativi che hai in mente, Anna? Mi interessava imparare a suonare uno strumento musicale, come la chitarra o il pianoforte. È meraviglioso, Anna. Imparare uno strumento musicale è un modo meraviglioso per esprimersi. Potremmo trovare tutorial online o persino prendere lezioni insieme per intraprendere questo viaggio musicale. Sono pronto, Anna. Imparare insieme renderà il processo più piacevole e motivante. Allora è deciso, John. Ci immergeremo in questi progetti creativi ed esploreremo insieme le nostre passioni. Non vedo l'ora di vedere cosa creeremo, Anna. Ispiriamoci a vicenda e diamo vita alle nostre idee. Abbracciamo la nostra creatività e intraprendiamo emozionanti avventure artistiche, John. Complimenti, Anna. Scateniamo la nostra creatività e creiamo qualcosa di veramente straordinario. Lezione 14. Avventure per l'apprendimento delle lingue. Guarda, ho trovato un libro di testo in spagnolo. Che mi dici di te, Anna? Stai esplorando nuove lingue? Ottimo, John. L'apprendimento delle lingue è sempre un'avventura emozionante. Ultimamente sono curioso di conoscere il francese. Il francese è una bella lingua, Anna. È noto per la sua eleganza e il suo ricco patrimonio culturale. Ho sentito dire che imparare una nuova lingua può aprire le porte a nuove opportunità e ampliare i nostri orizzonti. Assolutamente, Anna. Ci permette di entrare in contatto con culture diverse e comunicare con una gamma più ampia di persone. Come pensi di usare il libro di testo spagnolo, John? Stai pensando di studiare da solo o di seguire dei corsi? Penso che inizierò con lo studio da autodidatta, Anna. Userò il libro di testo per imparare le basi e fare pratica da solo. È un ottimo approccio, John. Lo studio autonomo ti dà la flessibilità di imparare al tuo ritmo. Hai pensato a come inizierai il tuo viaggio linguistico in francese, Anna? Hai in mente risorse specifiche? Ho intenzione di iniziare con risorse online e app per l'apprendimento delle lingue, John. Sono disponibili molti strumenti interattivi. È una scelta intelligente, Anna. Le risorse online offrono un modo comodo e accessibile per imparare una lingua. Possiamo anche trovare partner per lo scambio linguistico o unirci a comunità di apprendimento linguistico per esercitarci a parlare. È un'idea fantastica, Anna. Fare pratica con persone madrelingua o con altri studenti è fondamentale per migliorare la fluidità della lingua. È interessante come l'apprendimento di una nuova lingua possa anche migliorare le nostre capacità cognitive e la memoria, John. Assolutamente, Anna. Gli studi hanno dimostrato che l'apprendimento delle lingue può migliorare le capacità di risoluzione dei problemi e la funzione cerebrale generale. Oltre allo spagnolo e al francese, ci sono altre lingue che ti interessa esplorare, John? Sono sempre stata affascinata dal cinese mandarino, Anna. La sua natura tonale e la sua ricca storia mi intrigano. Il cinese mandarino è una lingua impegnativa ma gratificante da imparare, John. Apre opportunità di scambio commerciale e culturale. Sono d'accordo, Anna. Imparare una lingua come il mandarino può creare connessioni e colmare le lacune culturali.
È incredibile come l'apprendimento di lingue diverse possa aprire un mondo completamente nuovo di possibilità, vero, John? Lo è davvero, Anna. L'apprendimento delle lingue è un viaggio che ci permette di approfondire nuove culture e prospettive. E la parte migliore è che possiamo sostenerci e motivarci a vicenda nei nostri sforzi di apprendimento delle lingue. Assolutamente, Anna. Avere un compagno di lingua rende il viaggio più piacevole e ci rende responsabili. Facciamo un patto, John. Continueremo le nostre avventure di apprendimento delle lingue e ci incoraggeremo a vicenda lungo la strada. Ci sto, Anna. Intraprendiamo insieme questo viaggio linguistico e abbracciamo la bellezza delle diverse lingue. Ecco come ampliare il nostro repertorio linguistico e abbracciare il mondo delle lingue, John. Complimenti, Anna. Immergiamoci nelle nostre avventure di apprendimento delle lingue e sblocchiamo nuove opportunità. Lezione 15. Gestione della comunicazione digitale. Mi sento sopraffatto dalle notifiche costanti. Penso che sia il momento di impostare orari specifici per il controllo delle email o dei messaggi. Cosa ne pensi, Anna? Capisco perfettamente, John. Può essere difficile rimanere concentrati con distrazioni costanti. Impostare orari dedicati sembra un'ottima idea. Stavo pensando di designare 2 o 3 fasce orarie specifiche durante il giorno per controllare e rispondere alle email e ai messaggi. In questo modo, posso dare priorità ad altre attività senza interruzioni. È un approccio intelligente, John. Assegnando fasce orarie specifiche, puoi mantenere una migliore produttività e dedicare la massima attenzione alle attività importanti. Esattamente, Anna. È importante creare confini e assumere il controllo della nostra comunicazione digitale piuttosto che lasciare che sia lei a controllare noi. Sono d'accordo, John. Controllare costantemente email e messaggi può portare a una riduzione della produttività e a un aumento dello stress. Inoltre, l'impostazione di orari specifici consente anche un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Possiamo essere pienamente presenti nella nostra vita personale senza distrazioni digitali costanti. Assolutamente, John. Abbiamo bisogno di tempo per rilassarci e disconnetterci dal lavoro o da altri impegni. Una sfida che prevedo è la paura di perdere o ritardare le risposte. Come pensi di affrontare questo problema, Anna? Penso che sia fondamentale comunicare la nostra disponibilità e i tempi di risposta a colleghi, clienti e amici. Stabilendo aspettative chiare, possiamo gestire le loro aspettative e ridurre al minimo eventuali malintesi. Questo è un ottimo punto, Anna. Una comunicazione trasparente sulla nostra disponibilità aiuta gli altri a comprendere i nostri limiti e li incoraggia a rispettare i tempi di comunicazione stabiliti. Possiamo anche utilizzare risposte automatiche o messaggi fuori sede durante il nostro tempo di concentrazione dedicato. Permette alle persone di sapere quando possono aspettarsi una risposta e assicura loro che il loro messaggio è importante per noi. È una soluzione pratica, Anna. Le risposte automatiche possono fornire un buffer temporaneo mentre ci concentriamo sulle nostre attività. Un'altra strategia consiste nel dare priorità ai messaggi urgenti e importanti durante i nostri orari di comunicazione dedicati. Classificando e filtrando le nostre comunicazioni digitali, possiamo assicurarci di affrontare tempestivamente le questioni critiche. Assolutamente, Anna. Assegnare priorità ci consente di affrontare le attività importanti in modo efficiente riducendo al minimo le distrazioni.
È essenziale essere disciplinati e rispettare gli orari di comunicazione designati, anche quando si ha la tentazione di controllare i messaggi al di fuori di tali orari. Sono completamente d'accordo, Anna. Resistere alla tentazione di controllare costantemente le notifiche richiede autodisciplina, ma ne vale la pena. Impostando orari specifici per il controllo delle email o dei messaggi, riprendiamo il controllo del nostro tempo e della nostra attenzione, con conseguente aumento della produttività e riduzione dello stress. Questo è l'obiettivo, Anna. Vogliamo usare la tecnologia come strumento per migliorare le nostre vite piuttosto che lasciarci consumare. Assolutamente, John. Impegniamoci a implementare questa pratica e a recuperare la nostra concentrazione e produttività. Sono a bordo, Anna. Stabiliamo sane abitudini di comunicazione digitale e creiamo un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Dobbiamo prendere il controllo del nostro mondo digitale e trovare l'armonia tra lavoro e vita personale, John. Complimenti, Anna. Stabiliamo orari specifici per il controllo delle email o dei messaggi e adottiamo un approccio più consapevole alla comunicazione digitale. Lezione 16. Servizi di lavanderia e costi. Ho notato che le spese per l'utilizzo della lavanderia sono di $5 per carico. Cosa ne pensi, Anna? È ragionevole? $5 per carico sembrano un po' alti, John. Ho visto altri posti dove le tariffe sono più basse. Sono d'accordo, Anna. Sarebbe più conveniente se le tariffe fossero più convenienti, soprattutto per gli studenti o per chi ha un budget limitato. Hai pensato di discuterne con la direzione o il proprietario? Potrebbero essere disposti ad adeguare le tariffe se un numero sufficiente di residenti esprimesse le proprie preoccupazioni. È una buona idea, Anna. Vale la pena iniziare una conversazione per vedere se sono disposti a riconsiderare i prezzi. Un'altra opzione potrebbe essere quella di esplorare le lavanderie automatiche vicine o le lavanderie alternative. Potrebbero avere tariffe più competitive. È vero, Anna. Vale la pena cercare altre opzioni per trovare una soluzione più economica per fare il bucato. Inoltre, possiamo anche esplorare la possibilità di condividere il costo con vicini o coinquilini. Dividendo la spesa, diventa più accessibile per tutti. È un suggerimento pratico, Anna. La condivisione dei costi può renderli più gestibili e ridurre l'onere per le persone. Un altro modo per risparmiare sulla biancheria è ottimizzare l'uso delle macchine. Possiamo aspettare il pieno carico prima di utilizzare le strutture. È un approccio intelligente, Anna. La massimizzazione delle dimensioni del carico ci assicura di ottenere il massimo valore da ogni ciclo di lavaggio. Possiamo anche prendere in considerazione l'uso di acqua fredda per lavare i vestiti quando possibile. Risparmia energia e riduce il costo complessivo. Ottimo consiglio, Anna. Il lavaggio con acqua fredda non è solo conveniente ma anche rispettoso dell'ambiente. In alcuni casi, potrebbe valere la pena investire in una lavatrice portatile o trovare alloggi con lavanderia interna. Potrebbe farci risparmiare denaro a lungo termine. Questo è un punto valido, Anna. Avere la nostra lavatrice o accedere ai servizi interni delle unità offre comodità ed elimina la necessità di servizi di lavanderia esterni. In definitiva,
È essenziale valutare i fattori di costo e convenienza quando si decide l'approccio migliore per fare il bucato. Hai ragione, Anna. Si tratta di trovare l'equilibrio adatto al nostro budget e al nostro stile di vita garantendo al contempo vestiti puliti. E ricorda che pratiche di lavanderia adeguate, come usare la giusta quantità di detersivo e seguire le istruzioni per la cura, possono anche aiutare a prolungare la durata dei nostri indumenti, riducendo la necessità di lavaggi frequenti. Assolutamente, Anna. Prendersi cura dei nostri vestiti in modo corretto non solo fa risparmiare denaro, ma aiuta anche a preservarne la qualità. Esploriamo le opzioni disponibili e troviamo la soluzione più conveniente e conveniente per le nostre esigenze di lavanderia. John. Sono d'accordo, Anna. Adottiamo misure proattive per gestire le spese di lavanderia e prendere decisioni informate. Ecco come trovare modi convenienti ed efficienti per mantenere i nostri vestiti puliti e freschi. John. Complimenti, Anna. Affrontiamo la sfida della lavanderia con strategie intelligenti e risparmiamo qualche soldo lungo il percorso. Lezione 17. Il multitasking in cucina. Mi assicurerò di cuocere il riso mentre tu lavori sul curry. Possiamo fare più cose contemporaneamente e preparare la cena più velocemente. Cosa ne pensi, Anna? Sembra un piano efficace, John. È un ottimo modo per dividere i compiti e risparmiare tempo in cucina. Esattamente, Anna. Lavorando contemporaneamente, possiamo sfruttare al massimo il nostro tempo e avere un delizioso pasto in tavola prima. Inizierò a preparare gli ingredienti per il curry mentre tu maneggi il riso. Possiamo coordinare e sincronizzare il nostro processo di cottura. È una buona idea, Anna. Possiamo comunicare e aiutarci a vicenda se necessario, assicurandoci che tutto si svolga senza intoppi. Mentre il riso cuoce, posso tritare le verdure e raccogliere le spezie per il curry. Renderà il processo più snello. Perfetto, Anna. Mentre il riso cuoce a fuoco lento, mi concentrerò sul raggiungimento della giusta consistenza e consistenza. È fondamentale monitorarlo attentamente. Nel frattempo posso soffriggere le cipolle e l'aglio per la base al curry. L'aroma riempirà la cucina mentre lavoriamo su altre attività. Sembra delizioso, Anna. Una volta cotto il riso, lo sgranerò con una forchetta e lo lascerò riposare mentre completiamo gli ultimi passaggi per il curry. Mentre il curry cuoce a fuoco lento, possiamo sfruttare il tempo di attesa per apparecchiare la tavola e preparare eventuali contorni o condimenti aggiuntivi. Ottimo suggerimento, Anna. È efficiente sfruttare i tempi di inattività durante la cottura per svolgere altre piccole attività e garantire un'esperienza culinaria senza intoppi. Terrò d'occhio il curry, mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchi alla padella. Nel frattempo, puoi controllare il riso per assicurarti che sia cotto alla perfezione. Assolutamente, Anna. È fondamentale mantenere il giusto livello di calore e mescolare il curry per sviluppare i suoi sapori. Assaggerò anche il riso per la cottura. Una volta che il curry è pronto, possiamo spegnere il fuoco e lasciarlo riposare per qualche minuto per consentire ai sapori di fondersi insieme. Mentre il curry riposa, impiatterò il riso e lo guarnirò con erbe fresche o una spolverata di semi di sesamo tostati per un maggiore appeal visivo. È un bel tocco, John. La presentazione gioca un ruolo significativo nel migliorare l'esperienza culinaria complessiva.
Infine, possiamo servire il curry sul soffice riso e gustare il nostro delizioso pasto fatto in casa che abbiamo preparato insieme. Assolutamente, John. È soddisfacente vedere i frutti dei nostri sforzi multitasking, e, di conseguenza, gustare un pasto saporito. Mettiamo in atto il nostro piano, Anna. Insieme, possiamo creare un capolavoro culinario gestendo in modo efficiente il nostro tempo in cucina. Sono entusiasta di lavorare al tuo fianco, John. È una fantastica opportunità per collaborare e mostrare le nostre abilità culinarie. Preparati al multitasking in cucina e alla creazione di pasti memorabili insieme, Anna. Lezione 18. Vacanze memorabili e appaganti. Pianificare attività ed esperienze uniche rende sicuramente la vacanza più memorabile e appagante. Non sei d'accordo, Anna? Assolutamente, John. Sono i momenti speciali e le avventure straordinarie che lasciano un'impressione duratura e rendono la vacanza davvero indimenticabile. Credo che uscire dalle nostre zone di comfort e provare cose nuove aggiunga un senso di eccitazione e arricchisca le nostre esperienze di viaggio. Non potrei essere più d'accordo, John. Esplorare luoghi sconosciuti, immergersi nelle usanze locali e immergersi nella cultura può creare ricordi che durano tutta la vita. Vale anche la pena prendere in considerazione destinazioni fuori dai sentieri battuti o attrazioni meno conosciute. Spesso offrono gemme nascoste e incontri unici. Questo è un ottimo punto, John. Allontanarsi dai tipici itinerari turistici ci permette di scoprire esperienze autentiche e di entrare in contatto con la comunità locale. Un modo per rendere la nostra vacanza più appagante è impegnarsi in attività significative, come il volontariato o il sostegno a iniziative locali. Assolutamente, John. Contribuire alla comunità che visitiamo non solo ci dà un senso di appagamento, ma crea anche un impatto positivo sulla destinazione. Un altro aspetto da considerare è provare la cucina locale e cenare nei ristoranti tradizionali. Il cibo gioca un ruolo significativo nella comprensione di una cultura. Non potrei essere più d'accordo, John. Assaggiare piatti regionali ed esplorare la scena gastronomica locale ci espone a nuovi sapori e tradizioni culinarie. Inoltre, dedicarsi ad attività all'aperto come l'escursionismo, lo snorkeling o l'esplorazione delle riserve naturali può fornire un senso di avventura e connessione con l'ambiente. È vero, John. Essere circondati dalla natura e dedicarsi ad attività all'aria aperta può essere rigenerante e creare esperienze indimenticabili. Trovo anche che dedicare del tempo a interagire con la gente del posto, attraverso conversazioni o partecipando a eventi culturali, migliori l'esperienza della vacanza. Assolutamente, John. Interagire con la gente del posto ci consente di acquisire informazioni, conoscere il loro stile di vita e costruire connessioni significative. È importante rimanere aperti e accettare l'inaspettato. A volte i momenti più memorabili nascono dalla spontaneità e da avventure non pianificate. È importante rimanere aperti e accettare l'inaspettato. A volte i momenti più memorabili nascono dalla spontaneità e da avventure non pianificate. Infine, documentare le nostre esperienze tramite fotografie o diari può aiutare a conservare i ricordi e rendere la vacanza ancora più appagante. Sono d'accordo, John. Catturare momenti attraverso le foto e scrivere i nostri pensieri ci permette di riflettere sul viaggio e rivivere i ricordi in seguito.
Cerchiamo di creare una vacanza piena di momenti straordinari, connessioni autentiche ed esperienze significative, Anna. Sono d'accordo, John. Stiamo per pianificare e intraprendere una vacanza che ci lascerà ricordi preziosi per gli anni a venire. Complimenti, Anna. Facciamo in modo che ogni momento conti e creiamo una vacanza che superi le nostre aspettative e riempia i nostri cuori di gioia.